Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come realizzare questa transizione di 4 video in uno, come appunto avete visto all'inizio. Innanzitutto andiamo ad aprire il nostro Premiere. Io ho già importato 4 video. Andiamo a prendere il nostro primo video e lo portiamo nella nostra timeline. Ci spostiamo di un paio di secondi. Dopo è molto a discrezione vostra il tempo di durata, comunque io lo porto un paio di secondi e andiamo a importare il nostro secondo video. Naturalmente noi vogliamo solo il video dell'audio, non ci interessa, quindi o lo importiamo, poi andiamo qui, facciamo scollega in modo da separare le due tracce e lo eliminiamo, oppure semplicemente da qui facendo doppio clic si apre nella nostra sorgente appunto il video. Selezionando questo qui, vedete che ci dà trascina solo il video, prendiamo e lo portiamo qui. Lo andiamo a tagliare in modo che siano pari le due sequenze. Ora qui andiamo a selezionare il nostro marcatore di posizione e spostiamo la nostra immagine completamente fuori dal monitor, in modo che parta, che si veda solo l'immagine precedente. Dopodiché ci spostiamo di altri 2 secondi, quindi andiamo a 4 e adesso andiamo a portare la nostra immagine praticamente a metà schermo. Per aiutarci andiamo qui su questa chiave che sarebbero le impostazioni e andiamo a selezionare margini di sicurezza. Come vedete vi dà la mezzeria sia in verticale che in orizzontale, in modo da aiutarci appunto a sistemare l'immagine. Quindi spostiamo la nostra immagine, in questo caso non in mezzo, ma la portiamo in un punto in cui, facendo fede appunto a questa parte, quello che vogliamo visualizzare. Dopo andremo a tagliare dopo il resto di immagine, quindi io direi più o meno da questo palazzo che si veda questa zona qui. Ora andiamo in effetti, andiamo o scriviamo qui, gli scriviamo ritaglia, oppure in effetti video trasformazione e qui abbiamo ritaglia. Prendiamo e lo portiamo o qui è uguale. Ora tramite appunto a questo effetto ritaglia andiamo a tagliare il nostro video lungo questo asse verticale, quindi ci spostiamo da sinistra e lo spostiamo fino in mezzo. Per aiutarci andiamo a zoomare un po' in modo da visualizzare meglio qui e ci portiamo il più vicino possibile, 38. Come vedete non è pari perché qui va solo in percentuale da 1, quindi per fare la cosa precisa andiamo sempre qua su in posizione e spostiamo la nostra posizione fino a che arriviamo in mezzo alla nostra clip. Perfetto, torniamo su adatta e questo praticamente è il nostro primo effetto. Ovviamente vogliamo che anche questo, intanto che la prima clip, intanto che questa si avvicina, praticamente si sposti anche la prima clip, quindi tenendo selezionato il secondo video ci portiamo tramite questo, ci spostiamo fra i vari marcatori, ci portiamo verso il primo marcatore, andiamo qui e spuntiamo il marcatore posizione
Dopodiché ci spostiamo sempre sulla prima clip nel secondo, torniamo nella prima clip e la spostiamo leggermente più a sinistra in modo da dare anche un po' più di movimento all'immagine. In questo caso c'è una metro che passa, quindi non si nota neanche più di tanto il movimento, però questo è il risultato. Bene, una volta effettuato il primo passaggio, quindi i primi 2 video, li andiamo a selezionare entrambi, tasto destro del mouse, e andiamo a fare nidifica. Facciamo ok, praticamente cosa fa? Ci unisce i nostri primi 2 video in un'unica traccia. E potete vedere qua che dà sequenza nidificata 2, che è la nostra nuova sequenza. Qui comunque rimane quella di prima, quindi possiamo sempre tornare a importare ed avere le 2 sequenze separate. Ora a questo punto andiamo a prendere il nostro terzo video. Ora innanzitutto, prima di tutto, ci portiamo a 4 secondi, che erano la fine dei nostri 2 effetti, delle nostre 2 transizioni. Come vedete, a 4 finiva, gli diamo altri 2 secondi di tempo per far visualizzare questa immagine, e andiamo a importare il nostro terzo video. Prendiamo e lo portiamo qua, andiamo a pareggiarlo con quello di sotto e adesso praticamente dobbiamo andare a fare la stessa identica cosa. Ci portiamo all'inizio, andiamo qui, ci portiamo all'inizio della nostra del nostro secondo video, lo portiamo in basso perché viene su da sotto, quindi ci spostiamo con questo, andiamo in giù finché non sparisce dal video. Perfetto, andiamo a selezionare il nostro marcatore, ci spostiamo di altri 2 secondi, quindi andiamo ad 8 e andiamo a portare su il video. Sempre in questo caso lo andiamo a portare in modo da avere quello che ci interessa dentro a questo asse, praticamente da metà in giù. Io direi che così più o meno vada bene, anche perché si concentra tutto qua sopra nel mio caso, quindi lo lascio quasi completamente così. Torniamo su effetti, prendiamo ritaglia, lo portiamo o sulla traccia o direttamente qui negli effetti. In questo caso dall'alto andiamo a tagliarlo, zoomiamo per avere una visuale migliore su dove andare, e poi andando qui andiamo a metterlo a posto in modo preciso. Perfetto, torniamo su adatta e questo è quello che ci dà. Ovviamente, come prima, dobbiamo fare in modo che mentre sale questa immagine anche queste 2 di sopra si alzino leggermente, quindi andiamo nella nostra prima clip della seconda immagine, andiamo sulla nostra prima, marchiamo posizione, ci spostiamo sulla seconda, torniamo nella prima sequenza e l'andiamo ad alzare leggermente finché non vediamo, insomma,
che non ci viene inquadrato quello che ci interessa. E questo è il nostro effetto. Molto bene. Ora ci manca l'ultimo video. Torniamo sul progetto, importiamo, anzi prima ci posizioniamo. Questo è il nostro ultimo marcatore. Andiamo avanti di altri 2 secondi, quindi andiamo a 10. Prendiamo la nostra clip, doppio clic, andiamo a importare solamente il video, lo mettiamo pari qua, andiamo ad accorciare in modo da pareggiarlo, e in questo caso vogliamo che entri appunto da questa parte, ossia dalla sinistra del nostro schermo. Quindi ci portiamo inizio clip, selezioniamo il marcatore, abbassiamo l'immagine, anche perché a noi quello che ci inquadrerà praticamente è solo questo quarto in questo caso. Lo portiamo completamente fuori, lo abbassiamo leggermente un altro po', lo portiamo fuori dallo schermo. Perfetto. Andiamo avanti di altri 2 secondi, quindi andiamo a 12 e trasciniamo il nostro video esattamente a metà della nostra sequenza. Anzi, in questo caso faccio come prima, vado leggermente più avanti, in modo che mi inquadri anche un pezzo di strada. Torniamo su effetti, ritaglia, posizioniamo il nostro ritaglia e andiamo a tagliare praticamente l'immagine come abbiamo fatto prima. Adesso però ci portiamo a un 400%, andiamo nel mezzo del nostro video, anche perché bisogna che combacino esattamente tutte e 4 al centro. In questo modo abbiamo una visuale migliore. Allora, prima di tutto ci spostiamo, andiamo a trovare la nostra mezzeria, che è qui. Adesso si vede poco perché ci sono le luci, comunque andiamo a ritagliare, poi andiamo a sistemare meglio nel mezzo la nostra clip. Torniamo al centro e andiamo a vedere qui che le 2 clip siano perfettamente sullo stesso livello. Dopodiché dobbiamo andare a tagliare verso destra, un po' troppo, ok. Noi dobbiamo tagliare praticamente pari a questo è il nostro primo video, questo è il secondo, quindi dobbiamo andare perfettamente qui. Quindi pian piano ci portiamo nel mezzo e andiamo a rifinire sempre tramite posizione. (266) perfetto. Andiamo a posizionare anche qua, in questo modo sono perfettamente allineate le 4 immagini. E questo è il nostro effetto finito.
non ci resta altro che fare di andare a, anche in questo caso, a spostare leggermente questa sequenza. Quindi, tenendo selezionata l'ultimo video che abbiamo importato, ci portiamo nel primo marcatore, selezioniamo il secondo. Visto che qui eravamo già andati a interagire sulla posizione, cliccando in mezzo a questo praticamente ci duplica l'ultimo marcatore. Andiamo avanti di 2 secondi, quindi andiamo a 12 dove finisce la clip precedente e lo andiamo a spostare leggermente verso destra. Bene, una volta sistemata l'immagine, io adesso vado a fare un rendering perché altrimenti tra il video che registra e il programma mi si blocca tutto. Perfetto, e questo adesso ne vado a togliere in modo da visualizzare meglio i margini di sicurezza. Facciamo play e questo è il nostro risultato finale. Bene, per questo tutorial è tutto. Se vi è piaciuto il video mettete un like. Per qualsiasi domanda o curiosità lasciate pure un commento sotto al video. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti.